è un qualcosa che va avanti. Se vuoi parlare l'italiano in modo scorrevole e in modo fluente, c'è una cosa che devi fare, un aspetto su cui devi assolutamente lavorare. Lo vedremo nel video di oggi. Se sei entusiasta come me di entrare subito nel vivo di questo argomento, ti invito ad iscriverti a questo canale e ad attivare la campanella, così riceverai una notifica ogni volta che le nuove video lezioni sono disponibili. Il primo elemento su cui dovrai lavorare è la tua forma mentis, ovvero il tuo mindset. La professoressa Carol Dweck, che lavora alla Stanford University, ha scritto questo bellissimo libro che è Mindset, cambiare forma mentis per raggiungere il successo. Ebbene, in questo libro si spiega che esistono due tipi di mindset, di forma mentis. Da un lato esiste la mentalità statica e dall'altra la mentalità dinamica. Una persona con una mentalità statica avrà pensieri del tipo: sono troppo anziano o anziana per imparare la lingua. O ancora, non è possibile imparare l'italiano vivendo all'estero, l'unico modo è quello di trasferirsi in Italia. O ancora, non sono portato o portata per le lingue, cioè non ho una predisposizione naturale, un talento naturale per le lingue. Questi sono solo alcuni pensieri, ma ce ne sono degli altri. Te ne vengono in mente? Ti chiedo di scriverli nei commenti. Chi ha una mentalità dinamica ha dei pensieri molto diversi. Ad esempio dice: posso imparare l'italiano se mi impegno. O ancora: sbagliando si impara, quindi non devo avere paura quando commetto degli errori. O ancora: se tu parli meglio di me, mi sento ispirato e non minacciato. Naturalmente chi ha una mentalità dinamica sa che per imparare una lingua servono impegno, costanza, determinazione, pazienza e pratica. Come hai visto, questi due tipi di mentalità corrispondono a due tipi di pensieri molto diversi e i nostri pensieri, le nostre credenze finiscono sempre per determinare i risultati che otteniamo. Infatti, quello che io penso di me finisce per determinare il mio potenziale personale, cioè cosa penso di poter fare. A sua volta, il potenziale personale determina le azioni e comportamenti, cioè che cosa faccio. E a sua volta le mie azioni e i miei comportamenti determinano i risultati, cioè cosa ottengo, e naturalmente i risultati che ottengo finiranno per modificare le mie credenze e naturalmente questo è un circolo continuo, è un qualcosa che va avanti. Ricorda però che lavorare sul tuo mindset, quindi lavorare sulle tue credenze, su ciò che tu credi essere vero, è solo il primo passo, perché se tu ti limiti a lavorare sulla tua forma mentis, ma poi non ci sono delle azioni concrete, il lavoro su te stesso non porterà a dei risultati tangibili, a dei risultati concreti. Quindi il lavoro da fare sulla tua forma mentis
è fondamentale, ma a questo devono poi seguire delle azioni concrete e se effettivamente farai qualcosa di concreto, otterrai dei risultati. Quello però che vorrei che tu ricordassi dalla visione di questo video è che la tua forma mentis è molto importante ed è un aspetto del quale, specialmente nel settore dell'acquisizione linguistica, si parla ancora troppo poco. E ricorda che se ti fa piacere ricevere un'email in settimana dalla sottoscritta, ti puoi iscrivere alla mia newsletter. Lo puoi fare direttamente sul mio sito elisabettamaccani.com. Ora vorrei sapere da te che cosa ne pensi. Prima d'ora avevi mai pensato quanto la forma mentis fosse importante anche per l'acquisizione di una lingua? Ti chiedo di dirmelo nei commenti e ti chiedo anche di dirmi se segui qualche strategia, che cosa fai in concreto per allontanare le convinzioni, le credenze limitanti e per aiutare il tuo mindset affinché diventi un mindset dinamico. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione. Ci vediamo la prossima volta, sempre su Italiano con Eli.